Parliamo oggi dell'air test. L'air test è qualcosa a cui io nello specifico sono fortemente contrario e vi spiego subito il perché. Quando noi apriamo la nostra macchina, assembliamo il nostro metal detector subito fuori dalla scatola, vogliamo fare il test per capire di quanto è capace di rilevare la piastra e a che distanza. Iniziamo magari a fare dei test con delle monete, se ne abbiamo qualcuno, degli anelli, degli orecchini, gioielleria di qualunque tipo, e cominciamo a vedere le prestazioni del detector al pari di una sensibilità che andiamo ad impostare. In questo caso, se andiamo in un ambiente pulito da interferenze, magari può essere il giardino di casa vostra, il vostro garage, se non ci sono linee elettriche o altre interferenze all'interno della stanza, come possono anche essere presenza di ferro, attenzione, se un tavolo ha delle doghe in ferro a rinforzo al di sotto, posarci sopra il metal detector e iniziare a impostarlo sicuramente ci darà qualche problema di falso segnale, perché la piastra immediatamente al di sotto risentirà delle doghe in ferro del tavolo. Questo vi priva del potere della sensibilità. Certamente il detector inizierà a suonare, se non di sovraccarico, perché una volta troppo vicino a questo corpo ferroso la piastra tenderà a dirvi che è un oggetto troppo grande e quindi il detector resterà impossibile persino da impostare. Allontanandosi da queste interferenze potremmo arrivare a un volume di sensibilità massimo, a un regime totale di sensibilità, ma cosa manca? Manca il vero e proprio terreno di ricerca. Allora l'air test è solo un modo di vedere che se la macchina ha 30 punti massimi di sensibilità, d'accordo, posso tenerlo a 30, è stabile, non mi dà un falso segnale, la macchina è silente e se passo un target probabilmente me lo rileva anche a grande distanza. La verità è che una volta posata la piastra sul terreno di ricerca, che può essere la sabbia andando in spiaggia, che può essere della terra andando in un campo, che possono essere dei sassi cercando sugli argini di un fiume, la mineralizzazione del terreno certamente renderà difficile arrivare a un tale alto livello di sensibilità. A quel punto la macchina comincerà a darvi falso segnale e dovrete tornare indietro per poter far sì che la macchina ritorni silenziosa. In questo caso vedrete davvero l'efficacia del vostro detector e in quel momento, se andate a prendervi la briga di trovare un punto senza segnali, senza target e interrare, nascondere, perché no, a diverse profondità, gli oggetti più comuni di cui noi andiamo alla ricerca, possono essere monete, possono essere dei piccoli anelli, possono essere dei pezzi di ferro, delle munizioni, qualunque tipo di questi target realmente interrato e nascosto sotto dei centimetri di terra, di sassi, di quello che c'è nel vostro ambiente di ricerca, quello sì è un test affidabile che può darvi davvero un riscontro sull'efficacia della vostra macchina. L'air test, lontano da questo ambiente e da queste particolarità del vostro ambiente dove utilizzate la macchina, potrà soltanto dirvi che questa macchina ha 30 punti di sensibilità e che a 30 punti ti sente un oggetto da 40 cm, da 30, da 35, a seconda anche della piastra che è montata in quel momento. Ma questa non è la reale potenzialità della vostra macchina. Ricordate sempre di effettuare dei test nel punto esatto dove vi recate ad utilizzare il vostro metal detector. Ciao ragazzi, al prossimo video!